Grazie mille. Le cellule staminali sono cellule non specializzate del corpo umano. Esse sono capaci di differenziarsi in qualunque cellula di un organismo e sono capaci di autorinnovarsi, cioè dividendosi continuamente mantengono la loro staminalità. Le cellule staminali esistono sia negli embrioni che negli organismi adulti e ce ne sono di vari tipi. Le cellule staminali totipotenti sono in grado di dividersi e differenziarsi in qualunque tipo di cellula di un organismo e sono in grado anche di formare le strutture extraembrionali come la placenta. Le cellule staminali pluripotenti possono dividersi in tutte le cellule di un organismo, ma non possono formare le strutture extraembrionali. Ci sono anche quelle chiamate cellule staminali pluripotenti indotte, che sono staminali pluripotenti create artificialmente, di cui parleremo più nello specifico in questo video. Le cellule staminali multipotenti possono dividersi in alcune categorie tra loro imparentate di cellule. Per esempio, le cellule staminali ematopoietiche possono dare vita a diversi tipi di cellule presenti nel sangue. Quelle oligopotenti possono dare vita ad una categoria più ristretta di cellule imparentate. Ne sono un esempio le cellule mieloidi, che possono differenziarsi in cellule bianche ma non in eritrociti. Per finire abbiamo le cellule staminali unipotenti, in grado di dar vita, come dice il nome stesso, a un solo tipo di cellula matura, ma hanno la caratteristica di dividersi in maniera molto rapida. I segnali che portano una cellula staminale a differenziarsi in cellule specifiche possono essere sia esterni, come per esempio il contatto diretto con cellule particolari o con particolari sostanze come gli ormoni, sia interni, cioè determinati geni si attivano facendo perdere la staminalità. Le cellule staminali pluripotenti si trovano ai primi stadi di sviluppo di un embrione, circa 4 giorni dopo la fertilizzazione. Proprio per ovvi motivi etici, lo studio di queste cellule particolari è stato molto limitato, rendendo possibile solo l'uso di cellule staminali derivate da embrioni scartati dalle cliniche per la fertilizzazione in vitro e quindi da embrioni non vitali. Come già vi accennavo prima, le cellule staminali sono presenti anche nel corpo adulto, anche se ovviamente sono in numero minore e sono limitate a particolari tessuti, e hanno la funzione di riparare i danni tessutali. Si sono sviluppati, così nel tempo, numerosi metodi per cercare di riprogrammare le cellule adulte, facendole ritornare ad essere cellule staminali. L'approccio iniziale più utilizzato è stato quello di prendere il nucleo di una cellula adulta, contenente l'informazione genetica di un individuo, e trasferendolo nel citoplasma di un ovulo, cioè un ovulo privato del suo nucleo. Ciò ha permesso di ottenere anche staminali totipotenti e ha consentito di creare la famosa pecora Dolly, il primo mammifero ad essere clonato con successo. Tuttavia, questo approccio presenta grossi limiti, non è valido per tutte le specie animali e abbiamo poco controllo sul contenuto del citoplasma dell'oocita, che tradotto significa che la percentuale di successo di questi esperimenti era veramente bassa. In più, bisognava comunque sempre indurre la formazione dell'embrione, da cui poi ricavare le cellule staminali interessate, e quindi ritorniamo ai problemi di natura etica qui connessi. Ma nel 2006 Yamanaka e Kahashi, scusate se non ho una pronuncia perfetta, hanno dimostrato al mondo intero che per produrre cellule pluripotenti bastava inserire in cellule adulte solo 4 geni, garantendoci il controllo dello stato delle cellule studiate e quindi anche percentuali di successi molto più alti, ovviamente sempre relativamente parlando. Le cellule ottenute in questo modo sono chiamate cellule staminali pluripotenti indotte. Questo nuovo metodo ha dato una scossa importante alla ricerca sulle cellule staminali, perché finalmente le si poteva ottenere senza ricorrere alla distruzione degli embrioni. In più, proprio perché possono essere generate dalle stesse cellule del paziente, i tessuti a cui poi daranno vita non rischiano di essere rigettati dal sistema immunitario del paziente stesso. Se non sai di cosa sto parlando, non ti preoccupare, ti consiglio di andare a vedere i miei video sul sistema immunitario. Risolto, o quantomeno migliorato, il processo di produzione delle cellule staminali, per poterle utilizzare nella così chiamata medicina rigenerativa, dobbiamo essere in grado di farle convertire nuovamente in cellule adulte differenziate, questa volta appunto differenziandole nei tipi a noi interessano. Per fare ciò vengono coltivate su piastre in un liquido ben preciso, che oltre a fornire nutrimento contiene anche particolari fattori che inducono le cellule a differenziarsi.
Ma ora che abbiamo capito, in maniera seppur generale, come funziona la produzione di queste cellule staminali indotte, vediamo quali sono alcuni dei loro usi in laboratorio. Innanzitutto, studiarle e capire come e quali fattori servono per differenziarle ci offre uno spaccato senza precedenti sullo sviluppo umano, dalla fecondazione alla creazione del feto e oltre, con una capacità di controllo senza precedenti e soprattutto senza avere problemi di natura etica sulla loro provenienza. In più, molte patologie mediche, come i difetti alla nascita o il cancro, sono causate da una differenziazione non corretta o da un controllo non corretto nella divisione cellulare, tutti ambiti in cui queste cellule staminali possono essere utilizzate come sistema modello. Ulteriormente, alcune terapie con le cellule staminali sono possibili, come lesioni al midollo spinale, infarto del miocardio, degenerazione della retina, rottura dei tendini e diabete di tipo 1. Infine, le cellule staminali possono essere usate come target per i test farmacologici. Per verificare gli effetti di un determinato farmaco è possibile somministrarlo a tessuti in coltura derivati dalle cellule staminali, evitando così l'utilizzo, almeno nelle prime fasi di sviluppo, di organismi viventi. Ma ora che vi ho fatto sognare un po' su tutte le potenzialità che queste cellule hanno, è mio compito anche farvi ritornare con i piedi per terra. Prima di poter essere utilizzate per tutti questi scopi e non solo, ancora molti ostacoli devono essere superati. Infatti, le cellule staminali pluripotenti indotte spesso e volentieri danno origine a tumori se non correttamente differenziate. In più, abbiamo comunque una bassa efficienza nel processo di riprogrammazione cellulare, 0,1% nello studio originale di Yamanaka, e adesso un pochino di più, il che significa tempi più lunghi per i vari esperimenti che le utilizzano e limitazioni nella quantità di cellule che si possono ottenere. Per poter superare questi problemi occorre continuare a studiare il meccanismo attraverso cui la riprogrammazione cellulare avviene. Solo comprendendolo veramente a fondo possiamo averne il controllo. Le potenzialità però sono enormi e il gioco, qui più che mai, ne vale la candela. Se questo video vi è piaciuto, vi esorto a lasciare un like, magari anche iscrivetevi al canale, in questo modo potrete vedere tutti gli altri video che pubblicherò prossimamente. Se avete dubbi, commenti, curiosità, come sempre lasciatemele nei commenti qua sotto. Noi ci rivedremo al prossimo video. Ciao! Calmo, aspetta, prima di chiudere ho da darti un annuncio molto importante. Come hai visto nella sigla, questo canale non si chiama più Vi lo domandando, ma da 5 si chiamerà This is Wow. Questo perché io insieme ad altri ragazzi abbiamo deciso di creare un unico progetto in cui parleremo non soltanto di biologia, ma anche di medicina e di chimica. Vi lascio in descrizione tutti i link dove potete seguirci. Abbiamo un sito internet, Facebook, Instagram, TikTok, insomma siamo ovunque praticamente. Seguiteci e presto nuove novità. Ciao!